tutti, sono Vittorio Farina, odontoiatra, specialista in chirurgia orale, lavoro a Bergamo e sono socio attivo della IAO, Italian Academy of Osseointegration. Sono il relatore per corsi di terapia parodontale non chirurgica, chirurgica e di rigenerazione avanzata, ossea preimplantare. Il Closite è un prodotto poliedrico, può essere utilizzato in diversi ambiti odontoiatrici. Può essere utilizzato prevalentemente su mucositi, gengiviti e malattia parodontale. Questo prodotto, che è a base quindi di xantano, che è un polimero saccaridico, e la biclorexidina, ha l'azione quindi di andare a prolungare l'azione della nostra terapia. Grazie alla clorexidina, che è un batteriostatico, riduce quella che è la carica batterica, migliora quelle che sono le performance del trattamento e riduce quello che è il biofilm all'interno della tasca. Cerchiamo di dare quindi un razionale di come utilizzare il Closite, sia in ambito parodontale, implantare e anche pre-chirurgico. È difficile darvi un protocollo univoco per tutti. Noi cercheremo di darvi una linea guida, ma questa varia da clinico a clinico, perché c'è chi tratta il paziente con una full mouth disinfection, c'è chi tratta il paziente per quadranti. Noi per linearità e praticità cercheremo di dare nel nostro protocollo delle sedute in base al tipo di gravità dello stadio della malattia parodontale. Ma, come dico, è il clinico che andrà poi a performare l'utilizzo quindi del protocollo insieme al prodotto in base alle proprie esigenze e in base al proprio workflow di studio. Cosa importante è che il prodotto va utilizzato alla fine del trattamento, asciugando il più possibile quello che è la tasca, e va inserito in maniera traumatica in modo che questo gel si stabilizzi all'interno. Il paziente non va fatto sciacquare nelle prime 2 ore e l'azione di questo xantano, che stabilizza la biclorexidina, viene disgregato quindi nell'ambito di 15-20 giorni, e quindi questo può essere anche un indicatore di quando fare la seconda o più sedute, così da poter utilizzare appieno quelli che sono i plus del Closite. Vediamo soprattutto di discernere e di dividere quello che sono le perimplantiti dalla malattia parodontale. Entrambi sono dovuti quindi al biofilm batterico, dovuto alla formazione di tartaro che vi va ad infiammare i tessuti, con perdita anche di osso. Il Closide non va a sostituire quello che è l'azione d'urto data dalla strumentazione manuale o con l'utilizzo di ablatori soprasonici o supersonici, o l'utilizzo di polveri come la glicina o altri prodotti utili per andare a decontaminare e ridurre quello che è il biofilm. Il Closite è un complemento terapeutico parodontale da utilizzare quindi tra una seduta e l'altra per migliorare e amplificare quello che è la nostra azione terapeutica. Per quanto concerne la gengivite, questa è dovuta a degli accumuli di placca di tartaro che non sono stati tolti in maniera adeguata dal paziente nelle sue gestioni della pulizia domiciliare. E qui interviene quello che è l'igienista e l'odontoiatra, che vanno a disgregare quello che è il biofilm sopragengivale, e il Closite, grazie all'azione della biclorexidina e dello xantano, consente di andare ad amplificare quelli che sono i risultati del nostro trattamento, perché la biclorexidina va a rendere il sito, quindi ridurre quello che è la carica batterica e migliorare quelli che sono gli indici parodontali. Per quanto riguarda le parodontiti, che grazie alla nuova classificazione del 2018 abbiamo i 3 stadi, stadio 1, stadio 2, stadio 3, stadio 4, con poi le gravità,
ci consentono quindi di andare a trattare il paziente in maniera molto più accurata. Il Closite ci viene in aiuto perché ci consente di migliorare quelli che sono gli indici parodontali. Come andiamo a gestire le diverse stadi di malattia parodontale? Sappiamo quindi che partendo dallo stadio 1, che sono delle tasche di 3 mm, 3 o minori o uguali a 3 mm, andiamo a strumentare quello che è tutta la zona sopragengivale, andando a ridurre quello che è le concrezioni di tartaro, distruggere il biofilm e lo xantano e la bicolorexidina del Closite mi vanno ad amplificare quello che è l'azione batteriostatica e il miglioramento degli indici parodontali. Quando lo stadio del nostro paziente è più elevato, quindi siamo intorno allo stadio 2, stadio 3, qui le tasche iniziano a essere quindi molto più importanti e abbiamo quindi una perdita di osso, abbiamo un difetto infraosseo e quindi qui dobbiamo essere molto più accurati, molto più performanti, andando a ridurre quello che è la carica batterica, disgregare quello che è il biofilm e in questo proprio il Closite ci aiuta nell'azione prolungata dopo la strumentazione per migliorare quelli che sono gli indici parodontali. La sua azione, la sua disgregazione, quindi avviene tra i 15 e i 20 giorni, dipendente dal tipo di paziente, e questo ci può dare quindi un'indicazione di quando fare la seconda strumentazione, seconda o più strumentazioni. Il tutto è perché noi dobbiamo cercare di ricondurre gli indici parodontali a indici di salute, quindi passando da sondaggi di 5-4 mm a sondaggi di 3. Quando ci troviamo a trattare le parodontiti di stadio 4 con dei sondaggi maggiori di 6 mm, qui dobbiamo realmente utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo nelle nostre armi e quindi oltre che andare a eseguire quindi un trattamento non chirurgico, quindi di preparazione del paziente per ridurre quelli che sono gli indici parodontali, il Closite ci viene in aiuto perché ci consente di amplificare la nostra azione meccanica, che è di disgregazione del biofilm, perché ci consente di andare a posizionare questa bicolorexidina che amplifica e migliora l'azione batteriostatica e quindi migliorano gli indici parodontali nel tempo. Questo prodotto comunque è utile anche in tutte le situazioni in cui dobbiamo portarci alla chirurgia. Quando vediamo che gli indici sono migliorati ma comunque sono ancora delle tasche che vanno quindi trattate non più con la non chirurgica ma con la chirurgica, il trattamento con il Closite, grazie alla bicolorexidina e l'oxantano, mi consente di migliorare la qualità dei tessuti e avere quindi dei tessuti migliori per la chirurgia e ottenere quello che sono i bias della chirurgica, che sono la riduzione della recessione post-intervento. Fondamentale quando noi entriamo in chirurgia nella malattia parodontale è quello di avere i tessuti che abbiano una qualità di consistenza e di tessitura, perché solamente in questo modo noi riusciamo a effettuare quindi la chirurgia in maniera adeguata e soprattutto riposizionare i tessuti e suturarli in maniera adeguata senza avere poi delle problematiche post-operatorie. Quando il paziente eseguita la terapia parodontale non chirurgica e la terapia iniziale, la terapia causale, e vediamo che alcuni parametri non sono migliorati così tanto e dobbiamo quindi entrare in chirurgia, quindi effettuare un lembo, una chirurgia lembo, e il Closite, grazie all'oxantano e alla bicolorexidina, ci viene in aiuto perché consente di migliorare la qualità dei tessuti. Il consiglio che vi do è quello di metterlo almeno una quindicina di giorni prima, in modo di arrivare alla chirurgia con un tessuto il più possibile, quindi stabile, meno infiammato e quindi utile e soprattutto semplice da gestire nell'utilizzo quindi delle varie manovre e soprattutto nella gestione della sutura.
Esiste una classe di pazienti parodontali che anche dopo la terapia causale, la terapia chirurgica, presentano sempre un sondaggio borderline, quel famoso 4 mm. Come gestire questo paziente? Normalmente si gestisce con la terapia parodontale di supporto attraverso dei richiami ciclici, e questi sono personalizzati in base al tipo di paziente che abbiamo di fronte, e il CrossSight ci può venire in aiuto perché possiamo gestire la terapia parodontale di supporto utilizzando, dopo la strumentazione ove necessario, di andare a inserire all'interno di questa tasca di 4 mm questo prodotto che ci consente di abbattere quello che è la carica batterica, essendo batteriostatico, e di migliorare quelli che sono gli indici parodontali. E così, gestendo in questa maniera con l'utilizzo della non chirurgica e l'utilizzo del CrossSight, mantenere il paziente in uno stadio di mantenimento, in modo da migliorare quelle che sono la vita del dente nel paziente. Molti di voi e io stesso abbiamo notato come quando andiamo a svitare le viti tappo degli impianti durante l'opercolectomia e quindi l'inserimento della vite tappo, troviamo all'interno della cavità dell'inserimento dell'abutment sempre dei malodori, perché comunque la vite tappo, pur sigillante che sia, porta sempre a un passaggio di liquidi all'interno. Questo ci deve far pensare come, nonostante le varie tipi di connessioni, flat to flat o conical connection, comunque una piccolissima frazione di liquido e quindi di batteri passa all'interno. Il CrossSight ci viene in aiuto quindi perché ci consente, posizionandolo all'interno della cava, durante l'inserimento delle varie parti, quindi dalla vite tappo all'abutment, quindi una chiusura quindi duratura, ci va ad abbattere quello che è la carica batterica e trovare quindi quello che è all'interno un sito quindi con una carica batterica estremamente bassa, migliorando quelli che sono quindi gli indici, il famoso marginal bone loss nel tempo. Il CrossSight può essere utilizzato in diversi modi e in diversi utilizzi nella terapia implantare, perché ogni punto cavo, quindi che può essere la cava di connessione tra l'impianto e l'abutment, può essere anche la connessione tra il MUA o uni-abutment con cuffia di connessione. Il CrossSight può essere utilizzato nel posizionamento nella cava di dove va a inserirsi la vite, in modo da migliorare quello che è la carica batterica, ridurla e quindi mantenere lo stato di salute nel tempo. L'altra cosa fondamentale è che, essendo anche viscoso, consente anche di eliminare il fastidioso problema del sangue, perché alcune volte il sangue coagulato va a creare quindi delle tensioni che determinano poi delle difficoltà a svitare. L'utilizzo del CrossSight migliora e riduce, elimina completamente questo tipo di problematica. Per il trattamento delle perimplantiti dobbiamo capire come andare a trattarla. Andremo a separare due tipi di trattamenti. Un trattamento non chirurgico dove utilizzeremo tutte quelle azioni per andare a disgregare quello che è il biofilm e le concrezioni di tartaro, non aprendo un lembo, e dall'altro invece il trattamento chirurgico vero e proprio, aprendo un lembo, gestendo quello che è la superficie implantare, gestendo quello che è il difetto intorno all'impianto, e quindi utilizzando tutte quelle tecniche che ci consentono di andare ad abbattere quello che è la carica batterica e detossificare la superficie implantare. Per quanto riguarda il trattamento non chirurgico, dopo aver eseguito tutte quelle azioni di debridement a lembo chiuso, quindi con l'utilizzo di ablatori, di spazzolini, di polveri, andremo a utilizzare il complemento terapeutico parodontale, cioè il CrossSight. Andremo a posizionarlo, finito il trattamento, all'interno del solco per implantare,
effettuando due insufflazioni. La prima che ci consente di portare al di fuori quelli che sono i detriti e la seconda per lasciare il prodotto ad agire. Per quanto riguarda invece il trattamento chirurgico, noi possiamo utilizzare, dopo la detossificazione della superficie con l'utilizzo di spazzolini adeguati, andare a imbrattare, a creare una pellicola sulla superficie di titanio dell'impianto utilizzando il Closite, e con l'utilizzo di spazzolini vado a ridurre quello che è la carica batterica. Una volta poi fatto il tutto, posso anche lasciare in situ questo Closite, questo gel di xantano e biclorexidina, che andrà ad amplificare l'azione batteriostatica e conseguentemente l'azione di neoformazione ossea intorno a questo difetto perimplantare. Per quanto riguarda il trattamento delle perimplantiti con un trattamento chirurgico, aprendo un lembo, il Closite ci viene in aiuto nel preparare i tessuti. Posizionando questo prodotto all'interno del solco perimplantare almeno 10-15 giorni prima, ci consente di avere dei tessuti con una qualità migliore e quindi aiutarci nel gestire il lembo, effettuare tutte quelle manovre di detossificazione, pulizia della superficie implantare, e quindi poi andare a eseguire tutte quelle azioni di rigenerazione ossea o di miglioramento dei tessuti gengivali tramite degli innesti di matrici o innesti di tessuti autologhi.